Eccomi qui in un nuovo video, finalmente tranquilla sul divano di casa mia. Che cosa voglio fare oggi in questo video? Voglio rispondere alle vostre domande, ad alcune delle vostre domande. Guardo la mia agenda perché mi sono scritta alcune delle domande che mi fate spesso e quindi penso che l'iscrizione al canale l'abbiate fatto. Se non l'avete fatto, fatelo per favore, così facciamo ingrandire il canale. Questo mi farebbe veramente tanto piacere. Alla fine del video, se il video vi sarà piaciuto, mettete anche un like e niente, direi di partire con la prima domanda. Allora, mi chiedete spesso a che punto sono i lavori della casa. I lavori devo intanto dire che stanno avanzando veramente molto bene e di questo sono contenta perché, come vi ho più volte detto, se non ci dovessero essere dei ritardi, la consegna proprio della casa, quindi le chiavi, ce le daranno alla fine di febbraio, l'inizio di marzo. E quindi stanno avanzando molto bene e adesso stanno facendo la facciata. Proprio in questi giorni hanno iniziato la facciata. Non siamo andati purtroppo a vederli, vedere i lavori, comunque ci sentiamo spesso col costruttore e quindi lui ci ha informato su questo. Poi un'altra domanda è: hai scelto la cucina? Sì, la cucina l'abbiamo scelta e devo dire che è stata anche una delle primissime scelte che abbiamo fatto perché comunque la cucina è importante. Quando si costruisce la casa è molto importante perché poi a seconda del tipo di cucina, a seconda di quello che si vuole mettere nella cucina, il tipo di elettrodomestici, la posizione, tutto il resto, la struttura stessa della cucina, in conseguenza di questo si deve adattare comunque alcuni lavori importanti come l'aspetto elettrico per esempio e tanti altri. Quindi la cucina l'abbiamo scelta, quindi un po' perché ci hanno detto che era una cosa importante da fare, un po' perché così per caso noi siamo andati a Lux Home, che è un'esposizione che fanno qui a Lussemburgo, un'esposizione che parla di casa, il tema è la casa, quindi da tutti i punti di vista. Quindi quel giorno lì, quando siamo andati, è passato quasi un annetto, abbiamo fatto un giro in questa grande esposizione, abbiamo avuto contatti con costruttori, con interior design, consigli, abbiamo rubacchiato dei consigli e abbiamo visto anche delle belle cucine. C'era una bella esposizione di cucine e con noi avevamo anche il piano, la carta, la piantina di come sarà le misure della nostra cucina, quindi tutte le misure dettagliate, dove ci saranno le finestre, dove sono prevista la porta, e quindi tramite questo ci siamo fatti consigliare e anche a seconda dei miei gusti, a seconda del colore, a seconda della alcune preferenze, ci siamo fatti consigliare e alla fine abbiamo anche sì, firmato il contratto. E tra l'altro proprio questa settimana avremo anche l'appuntamento con la persona che si occuperà della cucina, perché vuole effettivamente verificare anche sul posto se le misure che erano sulla carta corrispondono, vuole vedere, verificare, no? È sempre meglio verificare prima che arrivi il momento di fare proprio la posa vera e propria della cucina. Quindi non vedo l'ora anche di questa cosa. Che colore hai scelto la scelta della cucina? Io so benissimo che in questo periodo sta venendo di moda il nero,
la moda adesso dice che è il nero il colore di tendenza. Capisco anche che una bella cucina scura, nera, soprattutto un grigio fumé, trovo anche che sia una scelta elegante, però la mia preferenza, come già sapete, è sicuramente per il bianco. Io adoro il bianco, adoro la luminosità, la casa sarà già luminosa perché nella cucina, per esempio, nella cucina stessa ci saranno delle finestre, poi nel salone ci sono anche delle grandi finestre, quindi la casa sicuramente sarà luminosa. Le finestre tra l'altro affacciano dal lato dove ci sarà il sole, e quindi però io adoro il bianco, quindi sarà su quello, continuerò sempre su quella scia. Hai scelto i sanitari? I sanitari anche li abbiamo scelti, e come dicevo sarà una sala da bagno, come avevo già detto in un altro video. Comunque mi fa piacere ridirvelo perché sarà una sala un bagno, e poi ci saranno due toilette. I toilette sono quasi come un bagno di servizio, noi in Italia lo chiamiamo più bagno di servizio, anche se il bagno di servizio in Italia è anche un bagnetto dove magari c'è anche la doccia, no. Qui toilette è interpretato soprattutto come lavandino e gabinetto, quindi ci sarà questo. Il lavandino avrà anche un suo mobiletto e quindi sarà proprio l'essenziale. Ce ne saranno due, uno al piano di sotto dove ci sarà anche l'entrata e l'altro invece al piano di sopra dove ci sono le camere da letto. E dove ci saranno le camere da letto ci sarà proprio il vero e proprio bagno. E adesso non vi voglio svelare tutto, però comunque sì, la scelta l'abbiamo fatta. È stata una scelta un pochettino difficile, devo dire, perché bisogna veramente tenere molto presente delle misure, della struttura del bagno, delle toilette, di tante cose particolari. I costi tra l'altro sono belli alti, anche se ho scelto qualcosa di semplice, tipo per esempio non ci sarà il doppio lavabo, doppio lavandino, ma ce ne sarà uno, e nonostante tutto ho notato comunque che i prezzi sono abbastanza alti. Non so se è soltanto qui a Lussemburgo, però questo ho notato. Un'altra domanda che mi avete fatto, cambio un pochettino la posizione. Ecco qui, allora mi avete chiesto sui sanitari, poi avete comprato un bell'appartamento, più persone mi dicono queste cose, avete comprato un bell'appartamento, ma come mai avete deciso di costruire una casa? Sì, in effetti l'appartamento che abbiamo comprato, quello dove sono ora, è molto bello, a me piace. Già alla prima visita, quando siamo venuti a visitarlo per la prima volta con l'agente immobiliare, mi sono innamorata immediatamente perché amo l'open space, amo le caratteristiche che ci sono in questo appartamento, sono veramente l'ideale per me. Però il nostro sogno è stato sempre quello di avere una casa, di avere un giardino, devo dire più mio che non di mio marito. Lui praticamente ha cambiato idea durante il periodo del Covid, è là che si è reso conto che è molto importante avere un giardino, uno spazio tutto nostro, e quindi non condividere, non avere degli spazi in comune con il resto del condominio.
e sono contentissima che lui abbia cambiato idea perché appunto, come dicevo, era quello che avrei voluto, una casa indipendente con un giardino, mi sarebbe piaciuto avere anche un cagnolino e a causa del fatto che viviamo in un appartamento è meglio, ho pensato che era meglio non prenderlo, anche se poi è successo che ci siamo innamorati della coniglietta di Noel e quindi che dobbiamo fare? Quella è stata una cosa così veramente non calcolata, eravamo lì e l'abbiamo presa e devo dire che non ho cambiato idea, che sono veramente contenta di averla, veramente molto simpatica e buffa. E quindi questo è il motivo principale, abbiamo deciso di comprare l'appartamento perché comunque prima eravamo in affitto, quindi investire nell'immobiliare secondo me è un'ottima cosa. Quindi abbiamo visto, ci siamo innamorati, perché no? E poi pian piano abbiamo deciso poi di incominciare a cercare un terreno per costruire. Quindi sono contenta, mi dispiacerà, sì, sicuramente mi dispiacerà lasciarlo ancora adesso se ci penso. Sono un pochettino combattuta perché da una parte sono molto contenta, non vedo l'ora, guardate, veramente non vedo l'ora di impacchettare, di fare le valigie, di prendere tutto quanto e andare via. Dall'altra mi dispiace il fatto che non potrò più ritornare in questo appartamento, che non sarà più mio, sì, sicuramente mi dispiace, ma così. Poi un'altra domanda che mi avete fatto: come sarà il vostro giardino? Il nostro giardino non lo so assolutamente. Nel progetto cosa prevede? Il progetto prevede praticamente che il costruttore, prima di darci le chiavi, farà tutto ciò che bisogna fare per far crescere poi il prato, quindi è previsto il prato, ma logicamente lui si occuperà di fare questo nel periodo di febbraio per crescere, per spuntare, per far sì che il prato esca fuori, bisogna aspettare poi la primavera. Quindi sono ben cosciente che quando andremo a vivere nel giardino non sarà sicuramente un bel vedere, quindi bisognerà poi avere pazienza e sperare che nel periodo della primavera, sperare di vedere questo bel verde in tutto il giardino. Ma a me piacerebbe avere anche un orto dove mettere almeno le cose indispensabili per noi. Sapete, quando magari si cucina e all'improvviso così abbiamo bisogno di qualcosa, tipo qualche pomodorino, prezzemolo, il basilico, non è che vorrei chissà che cosa, però mi piacerebbe avere una zona tutta dedicata all'orto e non so esattamente in quale parte, in quale punto mettere, perché ci sono alcune cose che hanno bisogno comunque della penombra, alcune cose che hanno bisogno del sole, quindi bisogna vedere un po', farsi un pochettino consigliare. Mio marito vorrebbe mettere anche una casettine quella in legno, per poter mettere degli utensili da giardino, soprattutto per questo. Io vorrei anche almeno 2 alberi di frutta. Mi piacerebbe avere anche una parte zona barbecue e per questo mio marito sta vedendo un pochettino quale può essere il punto migliore. E poi ecco, nel giardino quindi ci sarà un po' questo, che è tutto appunto come sono delle idee tutte da organizzare ancora. E poi ci sarà anche un recinto da tutti e due i lati che ci separeranno dai vicini, perché il costruttore sta costruendo anche una casa alla nostra destra e l'altra alla nostra sinistra, quindi avremo dei vicini
spero dei bei vicini gentili, sì, sicuramente saranno così. E, e ci sarà questa la siepe che ci dividerà e ci ha fatto anche vedere quale sarà, quale il costruttore ha previsto. Poi mi chiedete spesso anche se Noella vivrà con noi o meno. Forse volete sapere più se lei continuerà a vivere in casa, perché voi sapete che lei vive in casa con noi, o se andrà nel giardino. Non sicuramente, allora ok, la domanda se Noelle vivrà con noi, sicuramente sì, lei vivrà con noi, lei fa parte ormai della famiglia, è la simpaticona della famiglia, diciamo così. E quando andremo a vivere farà freddo, quindi vogliamo farla abituare a stare anche fuori. Lei non è abituata, è stata sempre cresciuta qui, ormai ha fatto un anno, tra l'altro da poco ha fatto un anno, il suo primo anno di vita, ed è abituata sempre a stare nell'appartamento, quindi è anche con noi, quindi un po' per il clima, un po' per non lasciarla sola, sicuramente sarà con noi, però creeremo una zona tutta per lei, però anche se farà freddo, sarà febbraio-marzo, diciamo, e qui dico sempre febbraio-marzo, in realtà le chiavi le darà se continuano così le cose alla fine di febbraio, quindi ormai febbraio sarà finito. Quindi febbraio, marzo, aprile farà ancora freddo, soprattutto marzo farà ancora freddo, quindi non potremo prendere la sua gabbia per esempio e metterla nel giardino, assolutamente no, però magari una mezz'oretta, nelle ore più calde potrà stare lì. Abbiamo comprato anche il guinzaglio, chi mi segue su Instagram avete visto magari delle storie di Noella nel parco con il guinzaglio come se fosse un cagnolino, insomma. E lei deve prendere ancora confidenza a stare fuori, non è il suo habitat naturale per come è stata abituata, però quando è fuori lei è sempre curiosa, è molto curiosa, e quindi cercheremo all'inizio, quindi sarà nella casa, ma cercheremo di organizzarci, di vedere un pochettino. A me piacerebbe tantissimo che mio marito costruisse una casetta in legno, così lei potrebbe ripararsi dal freddo, ma potrebbe anche mangiucchiarla, visto che lei ama il legno, quindi per lei sarebbe un mondo fantastico. Poi vi chiedete anche che colori opterò per l'arredamento. Come ho detto, la cucina sarà sul bianco, quindi la mia preferenza resta sempre sul bianco. Però ecco, qui per esempio in questo salone ho anche delle cose sulla lilla, sul rosa. Nel salone non voglio più né lilla né rosa. Sicuramente ci sarà il bianco, ma ci sarà anche un altro colore, un altro bel colore, sempre chiaro perché amo appunto i colori luminosi. E poi al primo piano, al piano dove ci saranno le camere, il mio studio, sicuramente i mobili saranno chiari, però accompagnati a qualcos'altro, qualche altro colore che ancora non ho assolutamente deciso. Mi piace molto il senape quando vado a Maison du Monde, ma ho notato anche all'Ikea, vedo queste poltroncine color senape, le adoro, devo dirvi che le adoro. Quindi vediamo un po' se riuscirò a inserire questo colore. Sicuramente non lo inserirò nel salone, ma vediamo un po' se potrò fare qualcosa. Mi chiedete anche, ultima domanda, mi avete chiesto se riutilizzerò i mobili, gli stessi mobili.
I mobili sì, a me piacerebbe riutilizzarli perché li adoro, perché li ho scelti veramente con tanta passione, ho dedicato molto tempo alla scelta dei mobili e quindi ben venga se potrò riutilizzarli, sì. Però per esempio c'è l'armadio nella mia camera da letto, l'armadio che io adoro, mi piace tantissimo perché è grande, perché è luminoso, perché ci sono gli specchi. Mi piacerebbe tanto portarlo nella casa, però so anche che per poterlo spostare bisogna smontarlo, deve comunque anche subire entrare nel camion e subirà insomma degli shock. Non voglio correre il rischio che si possa rompere, quindi portarlo poi in casa rotto con delle ammaccature non voglio. Quindi forse quello lì lo venderò, ma ne acquisterò uno, ne voglio acquistare uno identico perché è proprio quello che serve, ma non lo metteremo nella camera da letto, ma lo metteremo in un'altra stanza. Quale? Adesso non è che vi posso svelare veramente tutto, bisogna un po' lasciare un po' di mistero, perché voi sapete benissimo che già immaginate che quando avrò la casa sicuramente prenderò la camera, farò dei video, vi farò vedere e quindi non voglio svelarvi adesso tutto perché lasciamo un po' così il mistero. Le domande sono finite, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e se avete ancora altre domande, perché in effetti voi ne avete altre, io ne ho prese soltanto alcune, ma se ne volete fare ancora delle altre, se volete che vi faccia un video dove continuare a rispondere alle vostre domande, fatelo pure e ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao!